ragazzi, oggi parliamo di salute cardiovascolare e di come possiamo comportarci per prevenire o ritardare il più possibile eventuali malattie. Le malattie cardiovascolari, infarti, ictus, attacchi di cuore, sono la prima causa di morte prematura nel mondo e non vanno assolutamente sottovalutate, sia per gli uomini che per le donne, atleti e non. Chiarita l'entità del problema, cerchiamo quindi di capirne le cause. I tessuti del nostro corpo necessitano di nutrienti e ossigeno per sopravvivere. Ricordiamo che bastano pochi minuti senza ossigeno per produrre danni irreversibili a cuore, cervello, reni. E il trasporto di queste sostanze viene assolto dall'apparato cardiovascolare, una fitta rete di tubature, arterie, capillari e vene che sotto la spinta del cuore permettono al sangue di raggiungere i tessuti, portando ossigeno, nutrienti, ormoni, eccetera. Per intenderci possiamo immaginare il sistema circolatorio un po' come l'impianto idraulico di casa. Purtroppo, come avviene per le tubature di casa, anche nelle arterie possono svilupparsi delle ostruzioni, ad opera della placca o trombi, che riducono il flusso sanguigno e possono arrivare a bloccarlo completamente, innescando infarti ed ictus con tutte le conseguenze del caso. Tra i fattori di rischio che influenzano lo sviluppo di malattie cardiovascolari, oltre all'età, il sesso maschile e la genetica, sui quali non possiamo intervenire, ricordiamo il fumo che raddoppia il rischio di sviluppare patologie, ma anche droghe ricreative e alcol, il diabete, l'insulinoresistenza, l'iperinsulinemia, livelli anomali di colesterolo LDL e HDL, i trigliceridi alti e ancora pressione alta, obesità, sedentarietà, cattiva alimentazione, alti livelli di infiammazione sistemica e utilizzo di farmaci come gli steroidi anabolizzanti. Quindi a livello di prevenzione è importante eliminare fumo, droghe e farmaci non necessari, migliorare l'alimentazione riducendo il consumo di zuccheri semplici, zucchero, pane bianco, farina bianca, cibo spazzatura, grassi saturi, alcol, sale e privilegiare frutta, verdura, frutta a guscio e fibre. E ancora, dimagrire se necessario, fare attività fisica regolare, fare check-up periodici. Un problema delle malattie cardiovascolari è che possono essere asintomatiche e passare inosservate anche ad esami come il test da sforzo o l'elettrocardiogramma, che non rivelano la presenza di placca fino a quando questa non raggiunge almeno un 70% di blocco del lume dell'arteria. Quindi un esito negativo dell'esame non significa che siamo al riparo da rischi, perché anche con un'ostruzione modesta la placca può rompersi improvvisamente e generare un trombo in grado di bloccare rapidamente l'arteria, provocando un attacco di cuore tanto grave quanto inaspettato. In tal senso un test come il calcium score può essere più appropriato per fare luce sul reale stato di salute delle nostre arterie. Chiaramente farmaci e interventi chirurgici, bypass, stent, eccetera, sono l'estrema ratio a cui non vorremmo mai dover ricorrere. Quindi ragazzi, il messaggio da portare a casa è cercare di evitare l'accumulo della placca ed evitare che si rompa. E non dimentichiamo che non è mai troppo presto per cominciare a fare prevenzione. Ciao, alla prossima!